Ciao! Bene, arriviamo! Devi mettere lì così. Buongiorno, il video del video. Facciamoci un video insieme. Un bacino. Ok, hai capito dove Ciao ragazzi. Ciao ragazzi dei Ticket for Life, un saluto e un ragazzo a quelli di fatto e basta, perché qua è un casino, è un Tutti! Si è detto, come a Risico, no? Di conquistare tutta la Tetris, canciaccia. così. La canciaccia è È nostra. tutta nostra. Hai capito? Chi abbiamo qua invece? For Life, giusto? For Life. E io con l'inglese ho dei problemi. O anche con l'italiano. Si vede. Insomma, ho dei problemi in generale, insomma, ecco. Qui abbiamo Andrea, Claudia e Mac. Ciao, e ciao, Pato e ragazzi. Pata da quell'altra parte. Come vedete abbiamo cambiato disposizione dei mezzi, ma intanto continua ad arrivare la gente. I Keep Dreaming sono arrivati. Salve a tutti! Finalmente ci vediamo dal vivo. Ciao, come state? Ciao. Adesso avremo occasione per conoscerci un po' meglio. A lei la bacio. Vivo dal Sei vivo. Respira. Siamo noi. C'è anche Camilla, ciao! Ciao Marta! Guardate che arriva Ivan Frida! Ivan Frida! Siamo arrivati, Sempre ultimi noi, Vi siete fermati a fare la spesa? Aspetta, aspetta che vengo anch'io. Vai manovra! Backstage. Vai così che facciamo. Certo. Oh, ma vediamo un così, po' basta. 007. Beh, basta. È l'altro torno su E la muoio a portare il stipendio a casa. Ma ciao a tutti ragazzi. Ciao, bentrovati! Dove siamo? Siamo, ormai l'avete visto, siamo a Parma. Ormai si è già fatto buio, sono arrivati tantissimi amici. Abbiamo già apparecchiato qui nel piazzale e tra poco ora mangiamo. Condividiamo la cena con tutti gli altri viaggiatori, ragazzi. È una delle cose più belle di questi incontri al Salone del Camper. Oltre ovviamente non vogliamo togliere punti alla fiera stessa, ma ci piace molto anche stare in compagnia e incontrare gli amici che vediamo qui. Infatti la fiera aprirà domattina, ma per noi è già iniziata alla grande questo tardo pomeriggio. Stasera frittata veloce, insalatona e poi tra l'altro stasera abbiamo la premiere con voi, quindi cliccate. Sì, perché noi non ci fermiamo un attimo, si lavora sempre. Intanto vi faccio vedere la tavola che si sta per imbandire. Sono arrivati tutti i nostri amici viaggiatori e altri ancora ne devono arrivare. E qui abbiamo la tavola che presto diventerà il nostro banchetto per questa sera. Nel frattempo l'acqua bolle, ragazzi. Che si butta? Che si butta? Che abbiamo stasera da mangiare? Pasta corta o spaghetti, ragazzi? Cosa decidete? Doppia piastra, mica si scherza. Vi faccio notare il mini tagliere con il la mini mannaglietta, ma con il maxi salamone. Maxi salamone. Che è la cosa più importante. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ora un bello spritz. 1, 2, 3. Con la tecnica di Matteo. 1, 2, 3 la tecnica. Guarda se non sono misura, se non sono Precisi. Salute. Cheers. Il primo chilo è pronto! Ne manca un altro. Di una lunga serie però. Confermo. Perché oggi è solo venerdì, ve lo ricordiamo. Cosa ne dici? Oh, ecco un altro chilo di pasta. Buon appetito! Buon appetito. Salute. Buongiorno. Buongiorno. Allora, siamo pronti? Siamo pronti? Si parte? Si parte? Hanno iniziato un po' prestino a fare un po' di confusione, verso le 7. Esatto. Non pensavano che qui c'era gente che è andata a letto tipo verso le 2. Ieri sera si è fatto tardissimo, però che bello, Sì. Buongiorno, bacino. Salutiamo la signora Vanfrida. Buongiorno a tutti. Come avete dormito nel 007? Bene, sempre bene, sempre bene. Ciao Matte. La compagnia è quella giusta, quindi quando la compagnia è giusta si dorme bene. Esatto. Abbiamo anche Mister Manfrida. Buongiorno.
Ma buongiorno! Buongiorno Fiera, entriamo! Andiamo subito dentro a fare un bel tour, a vedere cosa offre questa bellissima fiera di Parma. Parma 2025, arriviamo! Buongiorno! Buongiorno! We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. Put your favorite music on the way baritone. Si ferma 3 ore a parlare con tutti i Definitely and the Nice Crazy One. Infatti l'ho visto che We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. We don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Casa Challenger, questo van alle nostre spalle ha attirato la nostra attenzione. Infatti è della categoria dei 6 metri, precisamente 5,99 e ha il prezzo più basso di tutta la fiera perché costa soltanto 48.990 euro. Cambiando completamente categoria, cioè dal van siamo passati a un semi-integrale. Questo modello è di Casa Giotti ed è quello più compatto perché è lungo soltanto 5,99, parte da 59.000 euro. E anche l'interno, come vedete, è bello spazioso, nonostante la misura Sì. molto compatta. Sì. Siamo in casa Mobilvetta con le novità del 2026. Abbiamo 2 veicoli molto interessanti, un motorhome e un semi-integrale. Siamo dentro al semi-integrale con una camera matrimoniale in coda con il letto nautico. È veramente molto spazioso. Il tutto per un prezzo di 86.400 euro sconto fiera perché costava 90, quindi è un affare direi. Mobilvetta come al solito si contraddistingue per l'eleganza e la classe degli interni e soprattutto per la luminosità. Questo è quello che diciamo appare come prima impressione, molto chiari gli allestimenti, il living e molto luminoso. Se poi volete spendere qualcosina in più, con 103.000 euro vi portate a casa questo bellissimo motorhome che ovviamente rispetto a un semi-integrale è molto più spazioso. Più voluminoso, ancora più luminoso. Questo non ha il letto nautico ma ha i letti gemelli in coda. Pensavamo di aver trovato il van più economico, ma ne abbiamo trovato uno che costa ancora meno. Ragazzi, in un colpo solo vi abbiamo fatto risparmiare quasi 9.000 euro perché il van rosso alle nostre spalle da 41.000 euro. È lungo 6 metri e è il Papillon PC6 appunto di Casa Büstner. Siamo saliti dentro a un motorhome ma piccolo, è quello di Casa Detlef e è soltanto 5,99 m, veramente compatto, ma la sensazione di living è veramente bella perché comunque non soffre di queste misure ridotte, molto spazioso e luminoso anche grazie a questo oblò panoramico, letto trasversale in coda e veramente arredato bene con questa mobilia molto chiara. Si tratta del modello Globebus One Active e il prezzo base di partenza è 94.825 euro. Ma guardate che bei colori che hanno questi 2 Laika. Ci ricordano un po' il nostro Ciardino perché l'arancione, il verde, anche la mia maglietta, un po' riprendono, Laika fa degli ottimi prodotti e questi colorati, specialmente questo arancione che è uno dei miei colori preferiti, lo comprerei subito. Ma non lo dite a Charlie se no s'offende. S'offende.
La linea è la Cosmo Supremo e questi sono tutti i colori delle tinte esterne, mobilio pavimento e tappezzeria. Prezzo base 76.563. Avete solo l'imbarazzo della scelta del colore. What else? E dopo questa mattinata passata all'interno del salone siamo già tornati su Charlie perché a me è venuta fame, non so a voi. E cosa mangiamo di buono? Gnocchetti alla zucca con un po' di pesto o in alternativa salsa di pomodoro. Sì, abbiamo anche la scelta, abbiamo un sugo da finire, un altro già avviato. Il ristorante Charlie, funziona. Sì, sì, sì. Sì, siamo un po' fusi perché già stamani abbiamo fatto tanti chilometri, però per ora ci sembrano cose interessanti, poi approfondiremo meglio nei prossimi giorni ovviamente. Tanto noi stiamo qui fino alla chiusura e per ora ci dedichiamo al mangiare. Figurati Fede, pensavate no? Che non mangiasse? No. C'è una roba incredibile. E adesso amici andiamo a vedere il primo camper al mondo che è stato completamente stampato in 3D. Saluto tutti, spiegaci anche da parte un po' mia. Come funziona. Allora, The Cab, progetto appunto abbastanza innovativo, si tratta della prima cellula al mondo stampata in monoscocca con una tecnologia 3D. La particolarità di questa tecnologia è che utilizziamo anche un materiale che è completamente riciclato e riciclabile a fine vita. Partiamo dalle bottigliette di plastica, quindi per creare la nostra scocca abbiamo la bottiglia di plastica che viene trasformata poi appunto in quella che è una scocca camper. Il camper è un esempio, possiamo fare tante cose, quindi cellule abitative appunto per camper, cellule pick up, moduli abitativi autosufficienti. Questa tecnologia ci permette di fare tante cose innovative. E soprattutto abbiamo anche un riciclo di plastica che altrimenti... È un tema sicuramente importante che ha richiesto tanti mesi di sviluppo, è proprio questo, trovare il materiale giusto da utilizzare in modo che il prodotto sia un prodotto ecologico, completamente atossico, sia in fase di produzione che di utilizzo e ancora riciclabile a fine vita. Per noi è chiaramente un concept, è un esercizio, da questa cosa qua si possono fare tante cose, è un piccolo mezzo overland per noi come concetto, quindi anche la pianta che abbiamo ripreso ha un bagno rivolto verso la cabina di guida, abbiamo comunque un collegamento di emergenza sulla cabina di guida, abbiamo il collegamento e appunto la pianta risulta poi molto aperta. È un veicolo che nella sua lunghezza è circa 6,70 m, quindi è qualcosa già di importante, e anche la scelta meccanica che abbiamo utilizzato è abbastanza insolita, nel senso si tratta di un Maxus che il gruppo cinese SAI, che è un colosso, in realtà fornisce circa l'80% dei componenti presenti sui vostri veicoli. Trazione posteriore. Trazione posteriore col blocco del differenziale, quindi per noi era una scelta, diciamo, un equilibrio tra quello che volevamo ottenere, e soprattutto è omologato in patente B. Che poi con le pareti verticali c'è tantissimo spazio. Qui abbiamo un frigorifero in del B, il bagno con il passaggio in cabina, qui abbiamo la cucina e non manca nemmeno un bel lucernario da cui può entrare tanta luce. È bello tosto ragazzi, bello robusto, vero? Robusto, dà l'idea proprio di massiccio. Perché e uno di indistruttibile. Uno pensa alle bottiglie di plastica e invece che siano ragazzi, leggere, che si schiacciano, e invece vi assicuro che toccandolo questo è tostissimo. Sì, abbiamo anche un campioncino. Questo è un pezzo della nostra cellula. Noi facciamo il gioco, chi riesce a romperlo vince la cellula. Quindi questo è proprio un pezzo della nostra parete. In realtà appunto, cioè avete detto bene, noi partiamo dalle bottiglie di plastica, poi però andiamo a recuperare questo materiale, lo facciamo diventare un tecnopolimero, quindi viene elaborato e viene trasformato in PET-G, quindi qualcosa che ha delle caratteristiche termiche, fisiche, meccaniche, di resistenza a raggio via anche molto importanti, e in più viene additivato in questo caso al 30% di fibra di vetro o fibra di carbonio a scelta, a dipendenza sempre dell'utilizzo, della resistenza che ti vuole ottenere. Abbiamo
tra virgolette un po' il problema che è fin troppo resistente questo materiale qua per un camper, Diventa perché un problema, no? a livello Pensate un po'. ingegneristico è più simile a un container navale che a un camper. E anche come coibentazione termica? Allora, questo già di fatto, già lui da solo è un materiale termoisolante, in più comunque viene costruita la cellula con una parete doppia, quindi con un'intercapedine isolata. E il grado di isolamento termico che otteniamo è veramente molto importante. Poi, siccome è un prodotto che può essere personalizzato al 100%, sia nelle forme che nella struttura eccetera, possiamo anche verificare insieme al cliente quanto è necessario lavorare sull'isolamento termico eccetera. Il fatto che comunque sia un monoscocca, quindi ecco, quello che tanti non riescono a immaginare è il fatto che la stampante riesca a creare un pezzo unico dall'inizio alla fine, aiuta anche a non avere ponti termici e quindi ad avere un sistema unico con una continuità termica unica. Anche a livello acustico è qualcosa di impressionante, perché noi siamo abituati ai camper che quando piovi senti la mitraglietta, quando c'è il qui invece no. Qua non senti niente, è come stare in casa, il rumore entra dagli oblò. Che stampante ci vuole? È gigantesca? È grande, è grande, la faremo vedere prossimamente. È grande. A noi ci è piaciuta molto come soluzione, loro si chiamano Decab, sono un'azienda svizzera, li trovate sul loro sito www.decab.ch e hanno anche l'account Instagram. Tutte le informazioni sono disponibilissime, questo ragazzo ci ha spiegato tutto, ci è piaciuto molto come vi dicevamo e chissà, magari è una soluzione per il futuro. Ovviamente è possibile averlo anche con un colore più sobrio, bianco, come volete voi, ve lo fanno veramente cucito addosso come un bel vestitino. Ma chi abbiamo qui con noi? Maurizio e Anna! The Mentalist! Sono venuti a trovarci. C'è la fila, C'è la fila qua, C'è la fila. Prego. Ciao, come stai? Bene, tutto bene? Tutto a posto. Grazie Simona! Si sta facendo sera, fuori inizia a piovere, ma a noi che ci frega, si sta sotto il tendalino e si magna. Tanto per cambiare, raga. Nadia ti sei alzata anche te. È buona, l'hai assaggiata. Hai finito di montare il video? Sono ancora 3 minuti. 3 minuti. 3 minuti e ci sono. E la copertina? Ha fatto una Bertolini. Perfetto. Possiamo salire a bordo? Guarda qua che scala, come nei camion. Permesso Pato. Venite. Si può? Permesso. Perché mi fliccherà la luce? Che c'ha i LED? Ma come siamo avanti? Mannaggia. Quanto spazio abbiamo? Li hai tenuti per... che sotto c'è lo stivaggio. Sì, esatto. Sì, no. Come si fa a piegare il legno? Si fanno i taglietti, poi si fa. Vedi? Qui siamo a un altro livello, Qui è il cugino genio. Il cugino genio. Qui siamo a un livello superiore. Ciao. Lo stemmino illuminato. Altri attrezzi. No, questo è tutto lungo così. Poi aspetta, vi devo far vedere, questa è una chicca. Non se ne ricorda neanche lui. A noi le chicche ci piacciono. Questo è una tipo penisola, ok? Col piedino che si allunga, si può usare o qui o di lato, però l'ho fatto anche per fare questo. Per mangiare dentro, per lavorare al computer. Ed lo puoi fare sia in modo, tanto c'è il cambio automatico. Perfetto. Tac. Tira vento, magari ci devi fermare un attimo a mangiare. Noi andiamo, ciao. Ciao. Ho deciso mi compro un camper di fabbrica. Qui abbiamo i Keep Dreaming. Keep Dreaming, ma vero? non siamo, loro sono gli originali. Qui abbiamo i Keep, quelli veri. Sì, loro sono gli originali. Ma la causa di tutto questo che faccio è colpa loro. Il mio canale è colpa loro. Il furgone è colpa. I fanali che sto per mettere, colpa loro. Ce lo dicono spesso anche Ma la cosa è che però li adoro, quindi. Qui ovviamente c'è Bigoz. Mi piacerebbe anche sapere le foto, fare le foto come lui. Il patone. Ma guarda che abbiamo! Ma che bella gente! Ma che bella gente! Allora, Ben arrivati! Ciao Fede! Sorpresa, non è? Ciao! Ce l'abbiamo fatta! Non era previsto! Non era... Sì, non mi offendo! Bertolini! Ascolta, hai bisogno di assistenza? Perché ti vedo un po' in difficoltà. Ti avevo lasciato che eri un po' più... Vuoi un tutor? Eri un po' più in forma. Ci vuole il tutorial per aprire la bottiglia. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Bertolini avvicinati, dobbiamo fare il brindisi. La creme della creme di Parma, ragazzi. A noi. Cin cin. Ricardino. Cin cin con i chip. Cinciniamo. Ce l'avete ragazzi voi? C'è ancora? Salute. Patatine. No, Vieni qua. Ma tutte queste bottiglie che l'ha bevute? Io no. Chi l'ha non bevo. bevute? Sono astemia. Dietro di noi troviamo una vera chicca. Noi sapete ci piacciono le chicche E le novità. E quale migliore chicca di questo e-baby van? Il nome, il modello e-baby non è a caso perché è un mezzo totalmente elettrico. Abbiamo un bel vano di batterie per la mobilità, ma che gestiscono anche tutte le impiantistiche interne, quindi non abbiamo l'impianto separato servizi e motore, ma è tutt'uno. I pannelli solari, appunto, come diceva Fede, ricaricano anche l'impianto stesso, quindi voi starete comodamente al mare sotto il sole e avrete praticamente la vostra ricarica in tutti i sensi. È un mezzo veramente versatile, potete andare ovunque, Soprattutto nei paesini più piccoli, più tortuosi. in Italia, perché ce ne sono, quindi potete visitarla capillarmente, è una cosa molto importante. E il punto veramente di estrema forza è che ha un'autonomia di oltre 300 km. Abbiamo poi una ricarica veloce, quindi vi fermate a mangiare e in mezz'ora o poco più ricaricate il veicolo e siete pronti per la prossima tappa, per raggiungere le prossime mete. È un mezzo compatto per stare vicini per due persone, con il tetto a soffietto potete vedere anche il panorama dall'alto, quindi avete praticamente un minivan a tutti gli effetti, spendendo veramente il giusto, non inquinando, perché ovviamente ha un occhio anche all'ambiente, sapete noi ci teniamo molto, e quindi direi che è una bella soluzione, è innovativa poi. Quindi potete andare anche nelle zone, nei centri cittadini dove, certo, dove ci sono i blocchi del traffico. È un mezzo elettrico, quindi insomma veramente avrà un bel riscontro secondo noi questo minivan. Nonostante le misure molto compatte viste da fuori, dentro bisogna dire che c'è una bella abitabilità, grazie anche al tetto a soffietto che si alza. Abbiamo il bagno che, come vedete, lo posso vedere dall'alto, però ha tutto quello che serve. Abbiamo un doccino, il lavandino, il portapotti, quindi non manca veramente nulla. Abbiamo la dinetta in coda con un tavolino e due comode poltrone. Per quanto possa sembrare incredibile, ci si può mangiare anche in 4 persone, quindi è piccolina la poltrona, ma se ci si stringe un po' c'è lo spazio per 2 persone per ogni lato. Anche per lo stivaggio abbiamo dei bei mobiletti capienti, frigorifero. Qui abbiamo anche un ampio spazio per stivare i nostri oggetti, i nostri bagagli, vestiti, una borsa. Ci sono delle belle zanzariere, quindi c'è tanta aria. Cucina a gas con un fuoco, il lavandino. Bello spazioso all'interno. Anche la zona pilotaggio, la cabina di guida è bella spaziosa, e c'è anche il passaggio
dalla cabina al retro. Qui se fuori piove si riesce a passare dietro nella cellula posteriore, quindi tanta roba. È vero. Gli allestitori sono di Verona, ci dicevano, IA System si chiamano. La base elettrica è Nextem, che è un'azienda cinese, è un colosso. Mi diceva il titolare, è un colosso cinese, fanno praticamente la motorizzazione, tra virgolette, per tantissime aziende appunto della Cina, e quindi ormai sono super collaudate, anche il pacco batterie e quant'altro. E il modello, gli hanno dato un nome molto carino e simpatico, si chiama e-baby, perché appunto è un baby elettrico, non è per bambini, come qualcuno ha pensato. No, è per adulti, e io che sono alto 1,80 m ci entro dentro benissimo, sto in piedi ovviamente quando alziamo il soffietto. Carino, ci ha attirato molto l'attenzione quando siamo passati, quindi ci siamo informati e può essere una soluzione. Ovviamente insomma lo spazio è abbastanza ristretto, vicini, 2 persone però ci stanno comodamente. Potete entrare dappertutto perché alla fine è come un pick up, una sorta di pick up. Ci diceva che uscirà un prossimo modello che è già in cantiere, che sarà un pelino più lungo di questo, ma di poco, quindi comunque sempre altrettanto gestibile. Sì, si rimane sempre nell'idea di avere un mezzo compatto per poter raggiungere anche i luoghi più inesplorabili. Per gli amanti del kayak abbiamo anche questo modello che è molto particolare perché è tutto componibile, si smonta e pensate può entrare nel gavone del vostro camper, quindi se avete anche un mezzo piccolo con un garage un po' strettino e volete portarvi dietro un kayak, esatto, da oggi lo potete fare. Il marchio è Big Mama Kayak, quindi se vi interessa sul sito trovate tutte le specifiche e le informazioni. Siamo davanti allo stand di Aquatix e dietro di noi c'è il primo catamarano gonfiabile che potete riporre in una sacca, quindi anche nel vostro garage del veicolo ricreazionale, e non richiede patente nautica. Punti di forza sono che può andare sia a vela, si può montare una vela tipo kite surf per capirsi, altrimenti se non volete navigare a vento ha anche in dotazione un motore elettrico. Qui vedete la borsa molto compatta che può entrare tranquillamente dentro il garage del vostro camper o sotto il letto. Potrebbe entrare anche sotto il letto del nostro Charlie.